Benvenuto o bentornato sul nostro canale. Oggi vi riportiamo sui banchi di scuola. Ma niente interrogazioni e niente voti. Solo analisi logica, ragionamento e attenzione ai dettagli. Leggi con calma, ragiona bene e scegli la risposta corretta. Rispondi a 20 domande a difficoltà crescente. Ogni risposta corretta vale un punto. Somma il punteggio e scopri il tuo livello finale. Siete pronti? Iniziamo! Difficoltà bassa. Il cane corre nel parco. Qual è il soggetto? Il cane. Il cane compie l'azione, quindi è il soggetto. Gli alunni hanno studiato la lezione. Qual è il complemento oggetto? La lezione. Il complemento oggetto è la persona, l'animale o la cosa su cui ricade direttamente l'azione espressa dal verbo transitivo attivo e risponde alle domande chi, che cosa. La guida ha mostrato il Colosseo ai turisti. Qual è il complemento di termine? Ai turisti. Il complemento di termine risponde alla domanda a chi o a che cosa. Il profumo dei fiori è intenso. Qual è il complemento di specificazione? Dei fiori. Il complemento di specificazione risponde alla domanda di chi, di che cosa. Durante le vacanze abbiamo soggiornato da Marco, in una baita. Qual è il complemento di luogo? In una baita. Il complemento di luogo risponde alla domanda dove? Da dove? Verso dove? Ci vediamo pomeriggio al parco per un caffè. Qual è il complemento di tempo? Pomeriggio. Il complemento di tempo risponde alla domanda quando? Da quanto? Per quanto? Difficoltà media. Luca ama parlare continuamente di politica. Che complemento è di politica? Complemento di argomento. Il complemento di argomento risponde alla domanda su che tema? Di che cosa? Stasera vado al cinema con Roberto. Che complemento è con Roberto? Complemento di compagnia. Il complemento di compagnia risponde alla domanda con chi? Ha affrontato la situazione con una calma sorprendente, nonostante la tensione. Che complemento è con una calma sorprendente? Complemento di modo. Il complemento di modo risponde alla domanda come? In che modo? Maria ha studiato molto per l'esame. Che complemento è per l'esame? Complemento di fine o scopo. Il complemento di fine risponde alla domanda per quale scopo? Quella statua d'oro è di grande valore. Che complemento è d'oro? Di materia. Il complemento di materia indica il materiale con cui è fatto qualcosa. L'Everest è alto 8.849 metri. Che complemento è 8.849 metri? Di estensione. Il complemento di estensione indica la lunghezza, la larghezza, l'altezza o la profondità di un oggetto.
Roma è più grande di Napoli. Che complemento è di Napoli? Di paragone. Il complemento di paragone indica il secondo termine di paragone dopo un comparativo relativo. Ho un fratello di 10 anni. Che complemento è di 10 anni? Di età. Il complemento di età indica l'età di qualcuno o qualcosa, oppure specifica a che età si compie un'azione. Difficoltà alta. Invece di prendere l'auto, sono andato in tram. Che complemento è invece di prendere? Di sostituzione. Il complemento di sostituzione indica la persona, l'animale o la cosa che viene sostituita o presa al posto di un'altra. Il progetto è risultato poco convincente nella parte conclusiva. Che complemento è nella parte conclusiva? Di limitazione. Il complemento di limitazione indica il limite entro il quale è vero un concetto. Il garage è ancora pieno di scatoloni polverosi. Che complemento è di scatoloni? Di abbondanza. Il complemento di abbondanza indica la cosa di cui si abbonda. Quel vaso vale 3.000 euro. Che complemento è 3.000 euro? Di stima. Il complemento di stima indica il valore, materiale o morale, che si attribuisce a una persona, animale o cosa. Ho ricevuto una cartolina dalla Grecia. Che complemento è dalla Grecia? Complemento di origine. Il complemento di origine o provenienza indica l'origine da cui proviene qualcuno o qualcosa, in senso sia proprio che figurato. Il soldato fu accusato di tradimento. Che complemento è di tradimento? Complemento di colpa. Il complemento di colpa indica il reato o la colpa di cui una persona è accusata o per la quale è stata processata. Com'è andata? Andiamo a vedere il vostro punteggio. Se il video vi sta piacendo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per non perdere i prossimi video. Se vuoi supportare il canale con una piccola donazione, puoi farlo con il tasto grazie. Se hai fatto da 0 a 7 punti, in questo quiz l'analisi logica ti ha creato qualche difficoltà. La conoscenza dei complementi, in particolare, non è ancora del tutto solida e alcuni ruoli nella frase possono essere stati confusi. È il momento giusto per ripassare le funzioni principali e fare un po' di pratica. Con l'esercizio, tutto diventa più chiaro. Se hai fatto da 8 a 14 punti, hai dimostrato una discreta padronanza dell'analisi logica. La conoscenza dei complementi è buona, anche se quelli meno comuni o più specifici hanno richiesto maggiore attenzione. Con un ripasso mirato e un'analisi più accurata della frase, puoi migliorare ulteriormente il tuo risultato. Se hai fatto da 15 a 20 punti, complimenti, ottimo risultato. Dimostri un'ottima conoscenza dei complementi e una solida padronanza dell'analisi logica della grammatica italiana. Riesci a individuare con precisione la funzione di ogni elemento della frase, anche nei casi più complessi. Una verifica superata con piena sicurezza. Grazie per aver partecipato, speriamo che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Al prossimo quiz!